Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a questo nuovo format in questo inizio di mercoledì mattina. Un saluto da Enrico Boiani. Questo è 3 domande con. Oggi è Bea contro Harry. Ci saranno 3 domande, noi risponderemo, voi invece sapete cosa dovete fare, cioè mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un commento dandoci le vostre risposte a queste 3 domande. Innanzitutto non credo che Tare sia l'uomo giusto, anzi gli uomini giusti il Milan ce li aveva. 2 anni fa aveva un direttore sportivo come Ricky Massara, aveva Paolo Maldini, hai vinto uno scudetto, hai fatto una semifinale di Champions League, quindi io ritengo che fossero loro gli uomini giusti per il Milan. Nel nuovo corso indubbiamente serve una figura a quanto pare che debba lavorare con la vecchia dirigenza o con gran parte della vecchia dirigenza, e Tare ha dimostrato nel corso degli anni di lavorare con Lotito, lavorare in ambienti non facilissimi, non semplicissimi, dove il suo potere magari era talvolta limitato, quindi per questo aspetto potrebbe anche diventare l'uomo giusto, al netto del fatto che poi bisognerà capire chi prenderà le decisioni, chi avrà il potere, chi deciderà quale sarà il prossimo allenatore, il prossimo mercato del Milan, chi andrà via di giocatori, chi resterà e via dicendo. Quindi non è l'uomo giusto, per me gli uomini giusti erano altri, erano quelli che sono stati mandati via 2 anni fa, ma magari in futuro potrebbe diventarlo. Allora, Iglitare è il nome giusto. Innanzitutto vorrei partire dicendo che questa è un'ammissione da parte della società di aver sbagliato nel poter pensare di fare a meno di una figura come quella del direttore sportivo, che in una squadra di calcio è non fondamentale, di più. Il direttore sportivo non è solo la persona che fa il mercato in estate e a gennaio. Il direttore sportivo è una figura determinante con l'allenatore, con i giocatori, per creare unione. Insomma, non lavora solamente in estate e nel mese invernale di gennaio, ma il direttore sportivo è una figura che c'è sempre, che lavora sempre, importantissima, è un punto di riferimento. Quindi questa è una missione di aver sbagliato da parte della società. Per me quest'anno in maniera ancora più grave, perché avevi avuto la prova dell'anno scorso in cui le cose non erano andate bene e hai continuato anche in questa stagione a pensare di poter fare a meno di una figura come quella del direttore sportivo. Poi, ovviamente, passiamo ad analizzare la figura di Iglitare, una figura competente che ha lavorato comunque con Lotito, che non deve essere un qualcosa di semplice. Però la cosa più importante è che Iglitare deve poter lavorare in autonomia, deve poter prendere delle decisioni, ovviamente consultandosi con la società, ci mancherebbe altro. Però anche questa mitologia del gruppo di lavoro deve avere una fine, perché tutte le squadre hanno un direttore sportivo che prende le decisioni, che ha autonomia su alcune cose. Mettere d'accordo tante teste è complesso. La figura di Giorgio Furlani è una figura che deve essere ridimensionata, perché l'amministratore delegato non può fare anche il mercato lo fa il direttore sportivo. Quindi più che concentrarmi
sulla figura di Iglitare, se è giusta o meno, io mi concentrerei sul fatto che la figura di Iglitare, o chi per lui, vedremo, in questo momento è il nome diciamo più caldo come direttore sportivo del Milan, deve avere però il potere che deve avere un direttore sportivo. Curioso sarà anche capire la figura di Zlatan Ibrahimovic unita a quella di Iglitare, unita a quella di Geoffrey Moncada, unita, come vi dicevo, a quella di Giorgio Furlani, che è una figura, diciamo, anomala. In tanti si sono interrogati sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic da quando appunto ha ricominciato a essere al Milan, dopo appunto l'avventura da giocatore, ma anche la figura di Giorgio Furlani è una figura molto anomala, molto anomala. Quindi Iglitare da valutare, una figura che ha avuto esperienza, ha avuto competenza, poi ovviamente tutto da dimostrare, arrivare al Milan, come vi dico sempre con i giocatori, un conto è dirlo, un conto è viverlo il Milan, dirigerlo il Milan. Prima avevamo delle figure che hanno fatto molto bene, come quella di Ricky Massara, come quella di Paolo Maldini, che onestamente potevano essere richiamati? Assolutamente sì, avevano le competenze e avevano il percorso per poter essere richiamati? Assolutamente sì. Poi ovviamente questa dirigenza attuale, questa proprietà attuale non l'avrebbe mai fatto, visti i contrasti, visto quello che è successo quando sono stati cacciati, quindi non me lo sono mai aspettata, anche perché devo dire che da parte della società Milan attuale si è sempre notato, si è sempre colto quel livore verso queste due figure, soprattutto verso la figura di Paolo. La loro assenza si è fatta sentire, si fa sentire anche oggi. Io non so se Iglitare potrà colmarla, sarà molto difficile, come è stato molto difficile per le figure che ci sono oggi, e aggiungo anche per una mancanza di competenza che probabilmente Iglitare invece ha, però fondamentale deve essere, ripeto, l'autonomia nei limiti ovviamente di Iglitare, che non può essere semplicemente uno dei componenti del gruppo di lavoro. Cioè Iglitare non può venire a fare la quarta o la quinta pedina di questo fantomatico gruppo di lavoro. Iglitare deve essere il direttore sportivo del Milan. Credo che a questo punto Teo e Leao debbano andare via dal Milan per un semplice motivo: il loro bene, innanzitutto, e il bene del Milan. La storia d'amore tra Teo e Leao e i tifosi del Milan è sbocciata solo in parte nel corso degli anni, nonostante ti abbiano fatto vincere uno scudetto, nonostante ti abbiano trascinato in semifinale di Champions League, ma a quanto pare la storia sembra essere finita. Quindi per il bene di tutti credo che debbano andare via. Personalmente non vorrei che questi due giocatori lasciano il Milan, perché li ritengo molto più forti della media, li ritengo da recuperare, perché è impossibile questa involuzione che hanno avuto, è impossibile da spiegare, l'incostanza che hanno avuto in questa stagione, il rendimento che poi soprattutto Teo non ha avuto, perché Leao ha giocato partite importanti, ha deciso tante partite anche quest'anno, però è stato incostante, quindi se lo chiedete personalmente a me, io non vorrei che andassero via. Capisco che sia forse giusto per il bene di tutti che questa cosa accada. Teo e Leao, tasto dolente, o meglio, tasto che è stato volutamente fatto diventare dolente. Innanzitutto direi di dividere i due, perché ormai sono diventati una coppia unita sempre. Teo Leao, Leao e Teo, cioè non si può parlare di Teo Hernandez singolo, Rafael Leao singolo, no, Teo Leao, Leao e Teo, sembrano Sandra e Raimondo, cosa secondo me non giusta, perché la stagione di Teo è una cosa, la stagione di Leao è un'altra, e lo dicono i numeri, non si possono accomunare sempre e comunque, in ogni momento, in ogni partita, in ogni mese, in ogni settimana, Teo Leao, Teo Leao, Teo Leao. Sono due giocatori diversi che hanno fatto e stanno facendo una stagione diversa, perché comunque tu, se sei pericoloso, spesso lo sei grazie a Rafael Leao, e questa cosa va sottolineata e va detta, perché va bene dire tutto quello che Rafael Leao non fa, ma bisogna anche dire tutto quello che Rafael Leao fa.
Teo è una cosa a parte. Teo è una stagione difficile, una stagione che non è mai partita, una stagione piena di difficoltà, che probabilmente è culminata in maniera negativa con l'espulsione Milan-Feyenoord. Però ribadisco, bisogna distinguere. Allora, vogliamo far finire il percorso di Teo Leao al Milan? Facciamolo finire. Io vi ho sempre detto la stessa cosa su Teo Leao in maniera molto sincera e umile. In questo momento una squadra come il Milan può camminare senza Teo Leao? Per me no. Poi mi direte, vabbè, meglio di questo Teo è anche, non lo so, il terzino sinistro della Salernitana. Ho fatto un esempio. Ma va bene, ma può anche essere vero, ragazzi. Matteo è un giocatore in questo momento da recuperare. Cioè non si può fare il paragone tra De Kuiper e questo Teo, perché ripeto, probabilmente meglio di questo Teo ce n'è, ma perché è un giocatore che non puoi valutare in questo esatto momento, è un giocatore che è in difficoltà, ha vissuto una stagione complicata per tante cose, però ripeto, rischi di svalutare un tuo pezzo da 90, perché in questo momento Teo Hernandez, se lo vendi a 20 milioni è già tanto. Risultato? Prendi De Kuiper? Non pensate di poter prendere, poi magari la vita mi smentirà, ma in questo momento non prendi Nuno Tavares come hai preso Teo Hernandez all'epoca, Nuno Tavares ha un prezzo in questo momento molto più elevato, gioca in Serie A, quindi già sapete che è una bottega cara, alla Lazio, quindi figuriamoci. Però ragazzi, cioè in questo momento tu rischi di svalutare quello che era un tuo patrimonio affettivo, anche se ultimamente lato affettivo per Teo i tifosi del Milan sembrano essere solo dimenticati, e mi dispiace, e ditemi che lo difendo, non mi interessa. Teo è stato uno dei giocatori più amati di questo Milan, che ha fatto sognare, che ha trascinato, ha incantato San Siro, e in un momento di difficoltà, sì, rischi di svalutarlo. Ripeto, Teo è un tuo patrimonio affettivo, un tuo patrimonio economico, è un giocatore che tu dovresti cercare di valorizzare. Poi lui non si sta dando una mano, perché io non vi sto dicendo che Teo poverino non ha delle colpe. Teo sta giocando una stagione insufficiente, brutta, non si sta dando una mano, perché non si sta dando una mano. Teo sembra che quando cade nel vortice negativo ci cade ancora di più. Però ragazzi, sono 2 anni che vediamo i titoloni su Teo Leao, Teo Leao, Teo Leao, Teo Leao, e va bene, giochiamo senza Teo Leao. Ma in questo momento il Milan non è una squadra che può fare a meno di Rafael Leao, non ce la fa, lo vedete i risultati, la fatica. Giochiamo con 4 attaccanti e fai una fatica immane a fare gol. Poi voi mi direte, vabbè, magari a giugno arriva un nuovo allenatore che riesce a fare a meno di Leao, costruisce un progetto. Va bene, può succedere, ma bisogna poi farlo sul campo, lo devi fare, lo devi portare a San Siro, devi fare i punti. Il progetto vincente non lo fai a parole, lo fai a fatti. In questo momento c'è una frattura palese tra Teo Leao e il mondo Milan. Il bene del Milan qual è? Cercare di recuperare questi 2 giocatori che ti hanno fatto vincere, che sono stati determinanti, o farne a meno così a prescindere, perché ormai basta, me le marce, ne ho lette di tutti. Veramente, io ripeto, ditemi che sono quella che li difende. Io spero che con questo discorso si possa andare oltre alla frase li difendi, perché onestamente il vocabolario della lingua italiana è anche un po' più variegato di difendere o attaccare, attaccare o difendere. Io vi ho fatto un discorso che spero sia abbastanza articolato. Teo Leao sono un patrimonio dell'AC Milan, che è una squadra che in questo momento è in grave difficoltà da ogni punto di vista. La soluzione è mandare via Teo Leao? Tutti i problemi del Milan sono racchiusi in Teo Leao? Io non credo. Questa è una bella domanda, perché ci sono 2 correnti di pensiero molto nette, molto diverse. La Champions League sembra davvero difficile da raggiungere a questo punto, se non quasi impossibile, anche dopo la vittoria della Juventus contro il Verona e la vittoria della Lazio a San Siro contro il Milan. Io sono sempre dell'idea che
giocare l'Europa League o anche la Conference League sia meglio che stare fermi. L'unica, situazione in cui conviene forse rimanere fermi è se dai vita a un nuovo progetto, se fai davvero una rivoluzione, se scegli un allenatore forte, come ha fatto il Napoli con Conte, se hai un progetto di un certo tipo che punta alla vittoria, ecco, allora forse in quel momento lì ha senso non partecipare alle coppe. Ma in una stagione, in un corso del Milan in cui l'obiettivo minimo, lo sappiamo, è terminare quarti e qualificarsi alla prossima Champions League, allora a quel punto scelgo di fare le coppe. Purtroppo il punto di vista sportivo, il risultato sportivo sappiamo non essere il main focus di questa proprietà, di questa dirigenza, quindi in una situazione del genere preferisco giocarmi comunque Europa League o Conference League. In altre situazioni, cioè puntando alla vittoria del campionato italiano, che dovrebbe essere la normalità, forse avrei fatto senza le coppe. Allora, sapete, chi mi conosce, che io la frase, fuori dalle coppe è un qualcosa che non mi appartiene. Non mi appartiene. Già l'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto non ero entusiasta sul fatto di concentrarsi solo sullo scudetto. Poi, per carità, le cose sono andate bene, benissimo, abbiamo gioito, abbiamo esultato. Per me il Milan fuori dalla Champions League è una cosa che non può esistere, soprattutto dopo che tu nella primavera del 2023 sei arrivati in semifinale. L'anno scorso siamo usciti da un girone difficile, sì. Si poteva fare di più? Sì. Percorso in Europa League lasciamo perdere, e quest'anno hai buttato la tua qualificazione, e soprattutto hai buttato la tua qualificazione prossima, perché non solo hai buttato la qualificazione tra le prime 8 tra Zagabria e Feyenoord, ma tu hai proprio buttato pure la tua qualificazione alla prossima Champions League, cosa gravissima. Io immaginare un Milan completamente fuori dall'Europa, onestamente faccio molta fatica, e non vi dico solo per ritorni economici, che so che in questo momento sono il focus principale dell'AC Milan, purtroppo, che sono importanti, per carità, però prima ci sono quelli sportivi. Quindi io, se vi devo dire il Milan fuori dalle coppe, allora il Milan fuori dalle coppe per me ha solamente un'opzione: Antonio Conte. Stop. Se mi dovete dire scegli un Milan fuori dalle coppe perché magari ti concentri sul campionato, solo se io a Milanello vedo, ripeto, Antonio Conte. Fine. Non voglio altre alternative. Se mi devo sorbire un Milan fuori dall'Europa, che è una cosa gravissima, ragazzi, perché significherebbe chiudere questo campionato con una classifica terrificante, cosa che io in questo momento temo, perché ve lo dico, io lo temo. Andare a Lecce lo temo, le prossime partite le temo, perché nelle ultime 3, che dovevano essere le nostre finali dopo l'esclusione dalla Champions, sono state una partita peggio dell'altra. Episodi arbitrali strani? Va bene, ma sono state una partita peggio dell'altra in cui si è visto il nulla. Quindi io ho molta paura per questo finale di stagione. Ma se mi dite, ci stai un Milan fuori dalle coppe che si concentra sul campionato? No, assolutamente no. Solo se me lo posso far andare bene, sempre tra virgolette, perché per me è un qualcosa di veramente avvilente, soprattutto dopo quello che avevamo costruito. Solo se a Milanello a giugno arriva Antonio Conte e il suo staff. Stop. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai.
Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.